velocipede, è una bicicletta. Ho capito, una bicicletta, ma chi la vede al buio? Con 3 luci dietro. È a norma del codice della strada, Sì, è ho un capito, ma velomobile. lei deve pensare non al codice, deve pensare alla sua pelle. Ma guardi, Se qualcuno la tocca là dentro, non le viene il dubbio che può schiacciarla? no, guardi, allora, io con questo velocipede ho fatto 2000 km, 3000 km. È molto più sicuro della bicicletta, perché con la bicicletta fanno apposta a buttarmi fuori. Questo qua sono un mezzo strano, ho le luci, ho il piatale sorgente ovunque ed è assolutamente sicuro, io sicuro. Ho fatto decine di video sulla questione. È molto più sicuro della bicicletta. Certo, la bandierina mi vedono, è sicuro, ed è tutta a norma di codice, il campanello, posso mettere fuori le mani. Nessuno sta contestando nulla a livello di No, ma adesso, allora, non è Io per... sto solo dicendo, lei ci tiene alla pelle? Allora, glielo dico perché io vado sempre in bicicletta, sono anni che vado al lavoro, io sto tornando dal lavoro. Ho provato Dove tutti. abita lei, scusi? Io abito qui a Borgo Manero, in zona via delle Rosette, qua L'ho dietro. vista, sì. Certo. Giro molto con tanti mezzi Ne strani. ha anche un altro simile a questo. Io ho una retinata alta, bassa e ho questi mezzi. Questo qui è una Formula 1 pedali, in realtà è un velomobile. Quindi ha tutti i sistemi di sicurezza di una bicicletta. Le assicuro che i velomobili o le Formula pedali sono molto più sicure delle mountain bike, perché quando uno va in giro in bicicletta fanno apposta a tagliargli la strada, a fare tutti gli aspetti possibili. Con questo qua invece, essendo strano, stanno molto distanti, non ho praticamente mai nessun problema. E comunque è visibilissimo, perché quindi così, adesso non so se mi si è spenta la luce No, sopra. funziona, questa sopra è spenta. È spenta perché l'ho comprata oggi, l'ho messa su, adesso si è spenta perché ho anche un caricabatteria opzionale. Si vuole vedere com'è potente, è ancora più potente. Però veramente, tra l'altro è la cosa più sicura che esista. Se uno va in giro in bicicletta è pericolosissimo, se uno va in giro con questo è strano, è roba come. Anche con le bici retinate sono molto più sicuro perché, ripeto, è strano e quindi la gente sta lontano. Non sono l'unico in Italia, siamo pochi, siamo un centinaio, però è il mezzo più... Se andate sul mio canale di YouTube, Marco Ruga, ho fatto anche il campionato del mondo con questi mezzi, sono andato quarto. Ma nessuno sta dicendo nulla, se un conto è il campionato del mondo quando la strada è sicura, è chiusa. Qui con sta luce la gente stordita con i telefoni in mano che fanno i cavoli loro. Certo. Lei è basso, ma chi la vede? No, invece no, le assicuro, dovrebbe seguirmi e vedere quanto mi stavo distante. Se facciamo la stessa cosa con la bici da corsa, mi vedono, sono al cellulare e dicono, va, quello lì è quello che brucia il semaforo, tagliamogli la strada. Se vai sul mio canale di YouTube ho fatto 2 video, tra l'altro uno è diventato anche virale e quant'altro, però con la bici da corsa ho rischiato centinaia di volte, io ho anche la telecamera del nostro fronte, e invece con questo mezzo non è così, è un paradosso, capisco che sia strano, capisco che sia una cosa fuori di testa, ma le dico che in Olanda questi mezzi sono i mezzi più sicuri, in Germania anche, in Italia è chiaro che è pieno di pazzi, però di problemi con questi non ho mai avuto. Viene sul mio discorso. No, ma sono pazzi con le bici, anzi questa è la cosa fondamentale. Perché gli automobilisti odiano i ciclisti, quelli che vanno al lavoro? Perché? Siamo su due posizioni differenti, dalla pelle sua faccia quello che vuole. Io a livello di codice non le posso contestare nulla. Io la ringrazio e capisco assolutamente il suo punto di vista. Io sono un ingegnere, non sono uno sprovveduto, ho 45 anni, ne ho 46. Ho provato di tutto, io con questi mezzi ho fatto 50.000 km. Attualmente di sera, di notte, questo è il mezzo più sicuro. Glielo assicuro. Se va sul mio canale di YouTube ci sono tutto quello che si può dimostrare. Però comprendo benissimo il suo punto di vista, che è quello chiaramente di qualcuno che deve far rispettare le regole, quindi sono le forze dell'ordine e vedono questo mezzo molto particolare. Però lo vedo pericoloso perché lei è sotto lo sguardo, la gente non la vede. l'unico problema è quando c'è la signora col cellulare, col SUV che esce dal parcheggio in retromarcia e allora a quel punto non mi vede, c'è comunque la bandierina alta. In quel caso lì sì, e devo chiaramente stare io molto attento. I mezzi attuali sono tutti SUV molto alti, è chiaro che mi vedono molto di meno e quello è già da discutere. I mezzi normali, io sono alto come una Lotus Elise, quindi se passa una Lotus e uno c'ha un SUV molto alto non mi vede. Comunque vi assicuro, la capisco, probabilmente anch'io 5-6 anni fa se avessi visto un mezzo come questo avrei detto quello è pazzo. In realtà con tutti i chilometri che faccio non ho mai avuto problemi, soltanto un paio di un idiota di cui ho fatto il filmato che mi diceva
dove vai con quel coso, io devo andare al lavoro, sposta, quindi mi avvisi. Arrivederci, grazie. Commentare brevemente il video che abbiamo visto. Allora, prima di tutto ringrazio le forze dell'ordine, sono stati gentilissimi. Grazie anche da parte mia, che concordo con le forze dell'ordine. È chiaro che un mezzo del genere è meno sicuro, idealmente meno sicuro di un'automobile, per quanto in automobili hai velocità molto superiori, quindi diventa molto più pericoloso per la questione delle velocità, hai la lamiera, eccetera. Però un mezzo del genere rispetto alla bici tradizionale è enormemente più sicuro. Esatto. E questo è il punto, cioè se io decido di essere il pazzo italiano che decide di utilizzare la bicicletta, che ce n'è uno su 1000, uno su 100, no, uno su 1000, per andare al lavoro e fare 30 km al giorno, e ce ne sono pochissimi, c'è veramente una persona su 1000 che fa una cosa del genere, allora in questo caso è meglio farlo con una Formula pedali. È incredibile, ma è così. E questo l'ho appurato, anch'io avevo dei dubbi a inizio stagione, avevo fatto un video apposito, provando che andando in mountain bike mi fanno tutto il pelo in rotonda, mi stringono, mi passano 800 all'ora facendomi il pelo cercando di farmi andare nel fosso. Tipico sistema dell'italiano medio che cerca di mettere in difficoltà chi va in bicicletta. E sono cose che vediamo sui social. Appena uno alza il dito e dice però caspita, ho avuto questo problema con un automobilista, e tutti dietro a dire è per i ciclisti, solite robe, non vado a ripetere. La parte tecnica è, rispetto alla bici tradizionale, la Formula 1 pedali è più sicura. Ma capisco che le forze dell'ordine o anche l'italiano medio non capisca questa questione, e giustifico questo pensiero. Anche l'Elisa pensa che io sia un pazzo andare in Formula 1 pedali al lavoro, per quanto mi tolleri questa cosa. Tu Sofia cosa ne dici? Cosa ne dici di questa cosa? Che non è vero, prima di tutto, che mia mamma non è d'accordo sul fatto di andare in bici. Ok. Che però dovreste andare prima di tutto di più in bici. I vigili hanno fatto un buon lavoro, perché è il loro lavoro fare quello e controllare la strada. Ok, anzi, finalmente qualcuno che mi ha fermato, perché in 50.000 km che ho fatto con questi mezzi non mi ha mai fermato nessuno. Questi invece mi hanno guardato, si vede nel video, e hanno detto facciamogli presente la questione. Quindi sono stati dalla parte, in questo caso, del cittadino. E tra l'altro notate nel video che dicono lei è un pazzo perché in giro ci sono i pazzi, perché l'ha detto, guardi che in giro è pieno di gente col cellulare. Quindi questo conferma il fatto che le forze dell'ordine è chiaro che lo sanno, però c'è questa barriera culturale che probabilmente loro non hanno i mezzi per superare. Quello che chiederei, ecco, sicuramente non... hanno tagli perenni sul personale. Ecco, esatto, quello che chiederei è più in alto di dare i soldi per questi poveri ragazzi. Date l'esempio. Voi, c'è mio papà che va con le luci e dovrebbero prendere esempio gli altri ciclisti da lui, perché se no, anche se metti che mio papà ha una luce, lo prendono anche lui che non ha le luci, perché la metà dei ciclisti non ha le luci. Cioè, la maggior parte dei ciclisti che vanno di notte effettivamente non ce n'è uno che ha la luce. Nessuno, anche qui a Borgomanero, nessuno. Io quando li passo al mattino col crepuscolo eccetera eccetera, gli dico sempre le luci, e sono vestiti anche di nero. Al di là di questo, però, quello che volevo dire, ok, do ragione a tutti, do ragione anche qui nel video, contesterai e dirà ma tu sei un pazzo scatenato. Lo sono. Quello che voglio dire io è che sono pazzo ad andare in bicicletta. Tra la bicicletta e la Formula pedali è più sicura la Formula pedali, perché, ripeto, è un mezzo strano. Chiaro che se vivessimo in Olanda, in Germania o in qualsiasi altro che paese, non succederà mai, spero, in qualsiasi altro paese dove quando fai vedere un filmato di uno che tira sotto un altro che è sulle strisce, la risposta è caspita, l'automobilista ha fatto una cazzata, e invece in Italia si dice caspita, quello piedi poteva fermarsi. Ecco, quando arriveremo a quel punto, allora effettivamente sarà tutta un'altra storia. io dico, se sei sulle strisce è la macchina, se non sei sulle strisce devi stare attento. Ok, devi stare attento, che poi tra l'altro comunque in questo caso il codice strada dice che se un pedone comunque ha già impegnato la strada, tu devi comunque rallentare. Esatto, e non perché tirarlo comunque sotto. c'è il pedone. Perché è dalla parte della ragione. Cioè il codice della strada è scritto bene.
questi poliziotti sono stati gentilissimi, mi hanno detto le cose giuste, io le capisco, continuerò ad andare con la formula pedali. Ecco, in questo momento ho un po' di angoscia in effetti, perché per la prima volta ho avuto questo rapporto direttamente con, diciamo, la Che giustizia. porta sfortuna, io lo dico sempre. No, non è che porta sfortuna, Per me però porta loro sfortuna. logicamente mi ha fatto notare una cosa, cosa farò? Andrò in bicicletta? Boh, Non lo so, io preferirei andare con la formula pedali perché, ripeto, per quanto sia una Che cosa poi? assurda, è più sicura. Spero che nei commenti che non vengano scatenate troppe polemiche. Do ragione a tutti. state zitti, pensate nella mente, andate in bici e... Do tutte ragione a quelle robe. tutti, ma soprattutto do ragione a chi mi crede un pazzo ad andare in bicicletta al lavoro in Italia. Questo è Senza assolutamente vero. assicurazione sulla vita. Che spavento. Va bene, ciao a tutti amici delle biciclette reclinate. Ciao.